Eccoci qui. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, è una live, quindi una chiacchierata con voi. In realtà aspettiamo che entri un po' di gente, ma terrò questa live sul canale come video, siccome questa settimana ho avuto problemi con il video che ho fatto, perché ho registrato il video e mi sono accorto mentre lo editavo che metà video era senza audio. Ho detto, vabbè, o lo rifaccio o lo risolvo in qualche modo, cerco di postare 2 video a settimana e quindi ho detto, vabbè, sai cosa? Invece che fare un video, dato che è un bel po' che non le faccio, faccio una bella live e vediamo se qualcuno ha qualcosa da dire o comunque chiacchierare. In questa live, se c'è gente che ha domande, se c'è gente che ha qualcosa, io sono qua per rispondere, starò circa un 20-25 minuti con voi e nel frattempo mi hanno fatto delle domande su Instagram, quindi andrò a rispondere alle domande che mi sono state fatte. Ciao Giovanni, come stai? Osa, buonasera Marco, buonasera ragazzi. Quindi terrò il video sul canale e quindi farò un po' una chiacchierata con voi. Even in English, guys, if you have any questions, you can DM me privately on Instagram. This chat will be mostly in Italian. I will just have a quick chat with you, but if you have any other question, you can comment down below. I will leave this live stream on the channel, or you can DM me privately. Ok ragazzi, allora l'altro giorno ho messo, allora se avete qualsiasi domanda qua, rispondo anche alle domande qua in chat ovviamente. Quando vedo che non ci sono domande, vado sul mio Instagram perché ieri ho messo che potevate farmi delle domande e quindi rispondo anche a quelle domande. Intanto qua vedo già dei commenti. Cosa ne pensi del nuovo profumo di Jean Paul Gaultier? Qual è il nuovo profumo? Non me lo ricordo. Cioè dimmi qual è, magari l'ho già sentito, ma non sapevo fosse nuovo. Ciao Marco, mi avevi parlato, Scorpio 21, hai parlato che hai avuto esperienza col dropshipping. Potresti parlarne qui in live? Caspita, allora il dropshipping è un ottimo modo per imparare a fare vendita. Per chi non lo sapesse, è creare un sito e vendere il prodotto di qualcun altro, che già praticamente lo fa, e quindi praticamente ti fai solo la parte marketing, ti fai il sito e la parte marketing. Ci può stare per imparare delle meccaniche su come creare poi un tuo brand, un tuo sito, eccetera, però non penso che sia qualcosa da fare a lungo termine. Io l'ho fatto per un po', l'ho testato, non ho avuto i risultati che volevo, diciamo che ti occupa tempo tanto quanto un business normale, quindi non ne vedevo tanto la pena, anche perché non è che vai a creare qualcosa di tanto profondo, ecco, qualcosa a cui tieni, è solo per soldi, quindi non credo tanto nelle cose tanto solo per far soldi. Paradise Garden, no, allora non lo conosco, lo andrò a sentire, graziosa. José Enrico Martinez Barroso, ciao Marco, mi consigli un profumo fresco da donna ispirato al fiume e ai fiori? Ti consiglio questo? Mannaggia. Vediamo se lo vedi. Diptyque L'Ombre dans l'eau. È unisex in realtà, ma è buonissimo ed è esattamente ispirato a uno stagno col fiume, con le bacche, buonissimo. Marco, cosa ne pensi di Dior Fahrenheit? È un capostipite del mondo della profumeria, ma secondo me ormai è passato. Il profumo più mistico che ho in collezione, il profumo più mistico, è un profumo che ho di Min New York, questo qua in alto, nero, ed è Black Star, un profumo che dovrebbe rappresentare l'illuminazione della coscienza in questo spazio vuoto. Marco, parlaci della notte oscura dell'anima. Caspita, caspita, è un bel tema, Ale. Diciamo che probabilmente dovrò farne un video. Ho appena finito di registrare i video, tra l'altro, e ho fatto dei bei video, uno sull'HRV e uno su come stare bene. Quindi ho fatto un bel video. Siccome in tanti video parlo di, ok, bisogna prima di fare qualsiasi cosa imparare a stare bene, mi avete chiesto ma come si fa a stare bene e quindi ne ho parlato. E diciamo che la notte dell'anima è una, detta molto in breve, è una fase essenziale nel momento in cui inizi una crescita interiore. Quando inizi ad avere una crescita interiore, quindi inizi a guardarti dentro invece che cercare soluzioni all'esterno, quello che accade è un periodo un po' di depressione, un periodo in cui ti cade un po' tutto il tuo mondo perché quello che credevi fosse un mondo che ti sei creato, la tua situazione di vita, va un po' a cadere su se stesso. Ti accorgi che la tua persona, la tua personalità, eccetera, sono un po' effimeri
e quindi vai a distruggere tutto, entri in una fase un po' di crisi esistenziale per poi ricostruirti pian piano. Viene chiamato periodo buio, ecco, la notte dell'anima, ma in realtà è un periodo essenziale di cambiamento, quindi per forza ci deve stare. E in realtà è anche perché è come nel momento in cui inizi del sadhana, inizi un percorso interiore, è come se mettessi la tua vita in fast forward, è come se mettessi la tua vita in accelerazione, quindi tante cose a livello karmico che dovrebbero succederti in tanto tempo, ti succedono in poco tempo. Allora, Gaetano, profumo forte, però estivo, che ti fa notare molto Kajal Lamar. Osè, grazie mille, lo cercherò, figurati. Giovanni, grande Marco, come hai fatto a crescere i capelli lunghi? Mi dai un consiglio, mi piacerebbe. In realtà basta non tagliarli, i capelli crescono. Il problema non crescono se li tagli, ma crescono in ogni caso, quindi l'importante è avere una routine sana e non tagliarli. Sul mio canale trovi un sacco di video su come tenerli bene. Scorpio, sappi che mi sono appassionato al mondo della crescita personale, è stato grazie a te. Grazie. 4 anni fa in estate, mentre vedevo il tuo video dove parlavi di come diventare modello e dei requisiti. Grazie mille, apprezzo molto. Federico, qual è il tuo rapporto con la musica? È una domanda interessante perché non sono tanto appassionato di musica. Ragazzi, a me dispiace dirlo, a me la musica piace, ma non l'ascolto praticamente mai. Non è... Allora, ho mio fratello che va al conservatorio e fin da piccolo lui suonava il pianoforte, quindi ho imparato a suonare il pianoforte, so suonare la chitarra, ho fatto lezioni di canto, però non è qualcosa... Allora, diciamo che preferisco tendenzialmente la neutralità, quindi il silenzio. La musica mi altera, quindi lo vedo come un modo per far uscire dei sentimenti e delle emozioni forti in momenti in cui voglio farle uscire. Quindi ad esempio può essere un allenamento, può essere un momento in cui voglio processare una emozione forte, quindi voglio sentire forte, non so, della tristezza, della rabbia, della... non so, qualsiasi cosa. E quindi la uso un po' come metodo per alterazione, perché comunque la musica ti altera. Contate che a livello sportivo è considerato doping a volte. E quindi in realtà non preferisco spesso il silenzio o tendenzialmente passo tanto tempo invece di sottofondo durante allenamenti, docce, eccetera, invece con dei video. Preferisco a volte dei video, cose interessanti o magari dei podcast, ma la musica dipende. Ci sono alcune cose che mi piacciono, tipo mi piace molto Eminem, mi piace molto... dipende, un po' di tutto. Scusate, arrivo indietro. Mio padre, grazie Luigi. Sei una persona che trasmette serietà quando parli. Grazie Alessandro, apprezzo molto. Angelo, buonasera Marco, complimenti molto per il tuo sorriso, molto piacevole ascoltarti. Grazie mille Angelo. Floriana, ciao Marco, quanto tempo? Ciao Floriana, come stai? Io tutto bene. Te tutto a posto? Una novità profumata in uscita, Alessandro, in realtà continuano ad arrivarmi. Oggi mi è arrivato, non so se lo vedete, no, non lo vedete qua dietro, è un profumo nuovo, ma continuano ad arrivarmi i profumi. In realtà d'estate escono alcune novità fresche, ma per ora non c'è niente che mi abbia colpito così tanto. In caso ve ne parlo nei video. Ti consiglio di vedere Inside Out 2, anche se è un cartone molto introspettivo. Grazie Scorpio. Sono andato poco fa a vedere al cinema Kinds of Kindness, un po' strano, e invece ieri ho visto un film che era uscito al cinema tempo fa ed è Perfect Days. Ragazzi, ve lo consiglio tantissimo. Uno dei film più belli che abbia mai visto. Perfect Days. Molto introspettivo, molto bello, ti insegna proprio a lasciare andare. Francesco, hai un consiglio per un profumo per la vita quotidiana? Nulla che faccia girare la gente, ma qualcosa per uscite ordinarie, che ti faccia sentire bene quando sei con la gente. Mi viene in mente questo. È un profumo che ultimamente sto mettendo tanto, mi piace tantissimo. È J-Scent, però è un po'... piace a tutti, secondo me, però devi avere il carattere per indossarlo. Si chiama Sumo Wrestler e sa di talcato, sa di pulito, sa di dignità. Te lo consiglio, sa di pulito. Anche io tutto bene, ti ringrazio amico mio, grazie Floriana, grazie a te. Alessandro, ma allora ti trasferisci in Giappone? Sto cercando di farlo. Non è facile, voglio provare inizialmente per 3 mesi, perché fino a 3 mesi non serve nessun visto lavorativo, e nessun visto, cioè diciamo che il visto turistico arriva fino ai 3 mesi, e dopo devi dare una giustificazione perché sei lì. E quindi ho un visto studentesco e un visto lavorativo. Entrambi per me sono difficili da ottenere, perché il visto studentesco non mi interessa farlo, mi interessa lavorare, e il visto lavorativo diciamo che è un po' complesso perché ti serve uno sponsor, è un po' difficile.
Quindi sto cercando in qualche modo di arrivare là, lavorando online e cercando di stare là inizialmente 3 mesi per poi trovare una soluzione per stare più a lungo termine. Alice Miramoni, ti seguo da poco, posso chiederti la tua età? Mi sembri un ragazzo molto maturo per la tua giovane età. Grazie mille, in realtà purtroppo sono più vecchio di quello che sembra. Ho 27 anni, sono del 97. Tra l'altro io ho iniziato questa live dicendo che avrei guardato le mie... le domande che mi hanno fatto, ma mi sono completamente dimenticato e forse ti devo dire, che non si possono vedere forse, o sì, si possono vedere dal computer, forse no, mannaggia, forse solo dal telefono. Allora, vabbè, risponderò alle domande che avete in chat e farò delle storie su Instagram o una live direttamente su Instagram per rispondere a quelle domande. Francesco, perché hai scelto il Giappone? Allora, innanzitutto perché mi ci trovo molto, sono del 97, quindi sono cresciuto con anime giapponesi, cartoni giapponesi, manga, con videogiochi giapponesi, tecnologia giapponese, ed è comunque la terza potenza mondiale al mondo, quindi diciamo che se devo scegliere, scelgo tra sicuramente un paese in cui ci sono delle possibilità, ma anche qualcosa che piace a me. Quindi un po' perché sono cresciuto con quel mondo, un po' perché l'estetica, le persone mi piacciono molto, poi ci sono andato, avevo delle aspettative alte e ha anche superato le aspettative. Mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto il cibo, le persone, il rispetto per gli altri, la sicurezza, la polizia, le possibilità e sto imparando il giapponese da 6-7 mesi e quindi ho deciso che se devo andare a vivere fuori per un po', almeno quello, poi vado dove mi interessa andare. Ho già fatto un video a riguardo del perché non ho più scelto l'America, e... però intanto il Giappone. Poi vedremo, non è detto. Giovanni Iopresti o Lopresti, sei single o fidanzato? Sono occupato, sono fidanzato. Ciao Luca, come stai? Tutto a posto? Alice Morandi, ma sei giovanissimo? Più o meno. Grazie Alice. Luca, che profumo hai stasera? Ho questo qui, Sumo Wrestler, DJ Sant. Profumo pazzesco. Aditya Anand, how is your Shambhavi going? It's going very well. I'm doing it daily, and tonight I'm also trying Isha Kriya. If you are into yoga, on the Sadhguru app, there is a 21-day yoga challenge. If you want to check it out, it's very helpful, and it's helping me. I'm doing it too. Luca Bolombo, io stamattina ho indossato Roasted Green Tea di Jay Sant. Eccolo qua, Jay Sant. E Roasted Green Tea, sì, mi ricordo che mi avevi lasciato anche un commento dicendo che l'avevi e che ti è piaciuto tanto. Anche a me è piaciuto molto ed è il best seller del brand, anche se è molto particolare, molto particolare. Va capito e ti dico, inizialmente non era uno dei miei preferiti, ma dopo un po' che lo capisci e lo apprezzi, dopo che hai sentito tanti profumi, diventa piacevole. Ragazzi, forse ho trovato le risposte, cioè le domande. Flavio, ciao, potresti darmi il nome del film citato poco fa? Si chiama Perfect Days. Mi sa che lo trovi solo in streaming al momento. Se cerchi Perfect Days streaming subita, in qualche modo lo trovi. Perché mi sa che Amazon Prime non ce l'ha in Italia ancora. Non ci posso credere, un J-Sent anche tu. Eccolo qua, buonissimi, vero? Buonissimi, pazzeschi. Allora. Niente, io ho messo archivio storia, ma... Ah, sta caricando, ok. Sta caricando, vediamo. È da un sacco che non facevo una live. Ah, tra l'altro ragazzi siamo quasi a 40.000. Siamo quasi in 40.000. È un po' particolare la mia situazione perché è vero 40.000, ma i primi 10-15.000 in realtà erano quando facevo video in inglese e quindi diciamo che quando ho iniziato a switchare lingua e a fare un po' inglese, un po' italiano, adesso con i sottotitoli, eccetera, alcune persone sono rimaste, altre sono andate via, quindi diciamo che parte degli iscritti ci sono, ma non penso si guardino i video. Quindi siamo sì in 40.000 tra poco, però sto cercando di recuperare anche quel cambiamento che ho fatto perché per un po' ho cambiato argomenti, ci ho messo un po' a trovare la mia direzione, ecco.
quindi è un po' complessa la mia situazione sui social, ma non ho mai voluto reiniziare perché mi dispiaceva lasciare andare tutto il lavoro che ho fatto finora. Quindi intanto la mia opzione è stata quella di iniziare così. Floriana, sei dolcissimo, adoro il tuo spirito, è pieno di colore ed allegria. Grazie Floriana. DJC, buonasera, buonasera DJC. Ecco qua le storie. Vediamo se le trovo. Eccolo qua, ask me a question, vediamo se ci sono. Oh. Visualizzazioni. No, mi sa che non posso vedere le... Non posso vederle. Vabbè, non posso vederle, fa lo stesso. Farò una live, ragazzi, per rispondere alle cose che mi avete chiesto su Instagram. Farò una live a parte su Instagram. MarcoDele97, seguitemi se non mi seguite lì. E farò una live lì e per rispondere alle domande o risponderò alle storie. In ogni caso, grazie mille anche per il supporto, perché ragazzi, ultimamente i social finalmente stanno iniziando a riprendermi bene. Sono contento perché ci sto mettendo tanto a trovare la mia direzione, quello di cui voglio parlare sui social e anche YouTube. Sono contento che parlando delle cose che mi interessano, dando proprio i miei pensieri, ci sia gente che mi ascolta e a cui sono piaciuti gli ultimi video. Quindi sono contento che sto trovando una direzione. Cerco di non abbandonare il mondo artistico, il mondo dei profumi, cerco di, invece che avere una nicchia, essere un po' io la nicchia, quindi parlare di quello che mi piace e comunque tutto è connesso. Scorpio, Marco, cosa ne pensi del matrimonio? Oddio, è una domanda complessa. Bisogna farlo nel momento in cui si è pronti. Può essere utile sia in ambito di società, sia in ambito spirituale, sia in ambito di coppia. Può essere utile, quindi non è necessario, ma se lo si vuole fare, secondo me va fatto bene. Non credo tanto nel divorzio, a meno che non ci siano cose proprio pericolose. Credo che nel momento in cui decidi veramente di sposare una persona, deve essere ok, io ho scelto e quella persona sarà la persona della mia vita. Basta. E se le cose non vanno, in qualche modo le si fa andare, si è due persone, si è responsabili, si parla, si comunica, ci si apre e ovviamente in casi gravi si può tornare indietro, però io credo che il matrimonio non deve essere una cosa vista alla leggera, ecco, come al giorno d'oggi che si sposano tutti per noia. Alessandro, mi hai pensato di fare una tuorina di profumi? Sicuramente sarebbe particolare. Sì, ci ho pensato e probabilmente la farò in futuro. Unica cosa, servono un bel po' di soldini per farla e serve anche tanta creatività. E diciamo che quella ce l'ho, ma ho troppe idee e avevo delle idee in mente. Un'idea era quella, ad esempio, di o la faccio proprio su qualcosa di separato, quindi un'idea come può essere, non so, i J-Scent, che hanno il Giappone e fanno tutto basato sul Giappone, o non so, Core Eterno, che ha questa idea gotica e è tutto basato sul gotico, Sorcinelli, che è tutto basato sulla chiesa e quel genere lì, oppure, che può essere interessante, oppure invece farlo su di me, alla Meo Fushumi, e raccontare un po' la mia vita tramite i profumi, quindi un profumo ispirato, non so, a delle vicende che mi sono successe, ad esempio a dei guru, a dei mentori che ho avuto, varie cose, quindi devo capire. Sono io, ciao Marco, piacere, sono Davide, ma in che senso il profumo seduce le donne? Io sempre, perché gli piacevo, ma mai per il solo profumo. Infatti, diciamo che è un po' un modo per acchiappare views, ecco, l'idea dell'attrazione. Diciamo che ovviamente devi piacere alla persona in generale, indipendentemente che sia donna o uomo. Una cosa che può aiutare nella prima impressione è avere un buon odore, soprattutto se è l'odore adatto, e se è un odore unico. E quindi diciamo che è un accessorio che può aiutare, è un po' la ciliegina sulla torta, ma non è la torta, quindi bisogna prima concentrarsi su di sé. Anche perché ragazzi il tuo scopo non è che deve essere attrarre per forza gli altri, ma essere in modo tale che la persona giusta arrivi da sola. Se fai un profumo lo compro sicuro. Grazie mille DGC, apprezzo molto. Carlo Zuccheri, ciao, ciao Carlo, come stai? Caspita, sono 20 minuti che sono in live. Sto altri 5 minuti. Sì, dai, 5 minuti. E poi devo scappare. Sono io, ok, grazie Marco. Quindi più che altro fai capire che ci tieni a te stesso e al tuo odore e inevitabilmente appari più attraente per questo. Un po' sì, un po' è questione di igiene personale, quindi far capire che sei una persona attenta, quello aiuta. Però è anche un qualcosa di più sottile, è anche un qualcosa di più... Conta che l'odore è qualcosa che a volte è conscio, a volte è inconscio.
Quindi indipendentemente da tutto noi siamo più attratti dal bello, dal piacevole, e quando qualcuno odora di qualcosa di piacevole, sicuramente ne siamo più attratti, sia che ne siamo consapevoli o meno. Francesco, posso chiederti come la tua esperienza su YouTube e social in generale con la tua attività? Credo sia un contesto faticoso nel quale lavorare. Ne parlavo prima, Francesco, più che altro non è tanto questione di fatica, perché comunque alla fine ti gestisci tu il tutto, alla fine in qualche modo le collaborazioni te le gestisci tu, i contenuti te li gestisci tu, è come un qualsiasi lavoro da freelancer. Il problema cos'è? Il problema è che sembra una cavolata, ma per essere uno YouTuber, per essere un content creator, chiamalo come ti pare, e devi essere veramente bravo in tutto. Cioè devi sapere di fotografia, devi sapere di videografia, devi sapere usare Photoshop per fare le miniature, devi sapere come impacchettare bene i video con il marketing, quindi devi avere una base di marketing, devi essere aggiornato sui trend correnti, devi sapere come creare bene, fare il copywriting per creare bene il titolo e la descrizione delle cose, devi saper gestire a volte un sito, devi saper gestire il tempo, devi saper gestire tante cose, non è per niente facile, devi sapere editare i video, quindi video editing, devi sapere bene il suono, devi sapere i colori, le luci, non è per niente facile, però di base puoi avere tutta la qualità del mondo, essere esperto in tutto, ma se non hai niente da dire, non ci siamo, quindi serve anche la parte creativa, e non è facile perché la parte creativa la tua testa a volte ci sono persone che semplicemente decidono di fare un canale su una nicchia specifica e ok, ci sta. Ma in caso in cui decidi di chiamare il tuo canale con il tuo nome, come il mio, Marco Delia, diciamo che puoi parlare un po' di tutto e un po' di niente, e quindi devi stare attento a parlare delle cose che le persone interessano, ma comunque cercando di rimanere un po' in quello che è la tua persona. Quindi è un po' difficile creare una community che ci tenga a te, indipendentemente da quello di cui parli, ecco, questa è un po' la cosa. E a volte quindi è un po' stressante, soprattutto per il paragone con gli altri, eccetera. Andrea Morello, ciao Marco, un profumo per l'estate buonissimo da consigliarmi al volo. Questo qui l'ho consigliato ormai a tutti qui dentro. J. Scent Sumo Wrestler. Non è sponsorizzata né niente, semplicemente mi piace un sacco. Tra l'altro mi sembra che costi anche poco. Io non lo so, ragazzi, ve lo giuro, non lo so, a essere trasparente me l'hanno inviato, però penso che costi sui 100 euro. Daniele, ho il naso leggermente storto, mi crea insicurezza, l'unico difetto fisico che mi vedo. Sono un ragazzo di 20 anni e vorrei qualche consiglio su come superare questa paura, grazie mille. Allora, bisogna capire se il tuo naso è veramente storto, anche se lo è magari di un 10%, capire se il problema è il naso o il problema è la tua testa. Quindi nel momento in cui il naso è messo a posto, poi magari è altro. Perché se è il naso puoi andare magari a farti qualcosa o sistemarlo un po'. Se è la tua testa, allora indipendentemente dal naso o meno, troverai sempre qualcosa che non va. Conta che ci vediamo sempre più brutti e ci troviamo sempre più difetti in confronto a quello che vedono le altre persone. Quindi io prima proverei a lavorare su me stesso e a lasciare un po' andare questa cosa, questa importanza sul corpo, nell'apparire. Tutti siamo unici, ognuno ha il proprio aspetto, nessuno si piace, conta che anche Johnny Depp si guarda allo specchio e anche ho visto tante interviste di celebrità famose che dicono che non si sono mai piaciute, invece sono dagli altri viste benissimo, e quindi è solo veramente una questione di accettazione di sé, quindi lavorerei un po' su quello. In caso in cui vedi che anche lavorando su quello comunque il tuo naso oggettivamente non ti piace, puoi andare magari a farci qualcosa. Io non sono contrario da quel punto di vista lì, semplicemente se è proprio qualcosa che ti può aiutare, perché no? Senza andare a stravolgere, ecco, senza che diventi una compulsione. Però prima chiediti il perché è qualcosa che non ti piace. Chiediti il perché. Continua ad andare alla radice, chiediti sempre più il perché. Marco, posso farti un'altra domanda? Certo. Prima c'è un'altra domanda. Prima che iniziassi a seguirti ignoravo completamente il mondo dei profumi, però grazie ai tuoi video sto imparando molto e mi sto appassionando. Hai visto? C'è gente che inizia a seguirmi per una cosa e poi trova le altre, e gente che inizia a seguirmi per altre e trova i profumi, eccetera, eccetera. Allora, qual è la differenza tra un profumo versatile e un profumo specifico? Un profumo versatile è un profumo con meno carattere, però che va bene per varie situazioni. Ad esempio un Versace di Lamblou, un Dior Sauvage, un Bleu de Chanel. Tendenzialmente sono profumi freschi, però che durano tanto. E quindi puoi metterlo un po' in tutte le situazioni. È abbastanza fresco da metterlo durante il giorno e durante l'estate e la primavera, ma è abbastanza persistente da metterlo durante l'inverno, durante le serate, e quindi si sente.
e può essere piaciuto un po' da tutti e quindi non ha troppo carattere. Un profumo specifico invece è un profumo che sceglie un carattere molto forte e quindi va bene per una cosa specifica ma non per tante. Esempio, mi viene in mente, non so, Spice Bomb di Viktor and Rolf. Buonissimo, profumo perfetto per l'inverno perché è un iper speziato fortissimo. Però d'estate puoi metterlo magari la sera se vuoi farti sentire tanto, però diciamo che sapresti un po' d'albero di Natale. Antonella, ciao, ciao Antonella, come stai? Tutto a posto? Stiamo parlando un po' di tutto in generale, ragazzi. 25 minuti live, gli ultimi 4 minuti e scappo. Però un versatile, però un versatile può piacere tanto quanto uno specifico? Certo, anzi tendenzialmente sono quelli che alla massa piacciono di più. Jacopo, come gestire l'ansia? Ho fatto in realtà un video oggi sul canale e uscirà sabato. Uscirà sabato un video in cui spiego come stare bene. Macro aree, 3 macro aree su cui lavorare. La parte fisica, ti do uno spoiler, la parte mentale e la parte interiore. Secondo me, già lavorando sulla parte fisica, quindi allenamento, buona dieta, dormire bene, eccetera, eccetera, andare in natura, contatto con gli animali, contatto con le altre persone, lo stress, già gestisci tanto dell'ansia. Se invece rimane, andare sulla parte mentale, quindi su uno strato mentale, quindi lavorare su traumi, lavorare su i pensieri, sulle emozioni, su tutte quelle credenze negative che partono dalla paura invece che dall'abbondanza. E se anche quello non funziona, guardarsi dentro e trovare, iniziare un percorso interiore. Quindi col percorso interiore proprio ti accorgi che l'ansia te la crei tu, nella tua testa, inconsciamente, e quindi semplicemente quando diventi più conscio impari a non creartela, semplicemente. Alessandro, sei una delle persone più oneste e vere che c'è nella rete e in questo mondo di nicchia e siete in pochissimi. Grazie Alessandro, apprezzo. Marco, che metodo di studio usavi quando studiavi all'università? Scorpio, ti dico la grandissima verità, vuoi che io sia onesto e trasparente? Non sono mai stato bravo nello studiare all'università e a scuola. Avevo una media normalissima, tipo del 7-8 in tutto. All'università idem. Diciamo che sia all'università che a scuola cercavo di uscire e basta. Non mi interessava star lì, non mi interessava sentire niente. C'erano alcune materie che mi interessavano un po' più delle altre. Mi interessava la filosofia, mi interessava la scienza. Ma la maggior parte delle volte non mi piaceva, anche perché io facevo nuoto tutti i giorni, nuoto agonistico, quindi a casa non avevo tempo di studiare e fare i compiti. Quindi stavo attento in classe, avevo una bella classe di sole donne, quindi ero l'unico maschio, quindi stavano tutti perfettamente attenti e in silenzio. Quindi me ne stavo lì e ascoltavo e quello che mi ricordavo mettevo giù al liceo. A scuola, cioè all'università invece semplicemente ripetevo, ma non è un metodo di studio, diciamo che sono andato avanti arrancando un po', neanche l'università mi interessava tanto, l'ho fatta un po' perché volevo finire gli studi, un po' perché comunque mi serviva, cioè mi ha aiutato in altre cose, poi anche i miei genitori, sai com'è la situazione in Italia, un po' così, ma in realtà diciamo che alla fine non è che mi sia servito così tanto. Al momento invece come studio è leggere libri, podcast, video, tantissimi video. Lo sai, adoro queste chiacchierate, è una delle cose che adoro durante il tempo. Wow. Floriana, tu mi stai rendendo la giornata sempre più bella. Awakening 100. Bella la Bhagavad Gita, tradotto in italiano rende lo stesso. Cosa ne pensi di Yogananda? Esiste Babaji? Oh wow, 10.000... Oh, così. Allora, innanzitutto Bhagavad Gita te lo consiglio. Purtroppo non l'ho letto in italiano, l'ho letto in inglese. E cioè rende. Quindi in inglese te lo consiglio, in italiano non lo so. E diciamo che è utile se capisci la metafora che c'è dietro e se hai già una base di yoga o hai una base già di... cioè capisci quello di cui si sta parlando, se no sembra un po' tutto campato in aria. Ti consiglio di più invece gli Yoga Sutras, sono molto belli. Te l'ho detto in italiano. Cosa ne pensi di Yogananda? Non ho ancora letto il suo libro, ce l'ho lì pronto da leggere, ma purtroppo non arriva mai il suo momento, perché continuano ad arrivarmi i libri. Esiste Babaji? Anche di questo ne parleremo più approfondito. Ciao Marco, ciao Mingo, sei unito Marco, grazie Marfo. Ciao Marco, cosa ne pensi dei profumi di Andreoli e Pazzaglia? Grazie al solito, ciao Cischi. Allora, Andreoli li ho provati più volte, non ho ancora
addocchiato bene il brand, quindi non l'ho ancora studiato per bene, quindi a dirti la verità non ho ancora un'opinione, non ci ho mai collaborato, non mi ha mai inviato niente e non ce l'ho ancora ben presente e categorizzato nella mia testa. Pazzaglia invece non ci ho collaborato, mi ha inviato semplicemente dei profumi, molto simpatico lui come persona, tutto il suo team sono ragazzi in gamba e i profumi mi piacciono, sono piaccioni, hanno carattere e funzionano, sono i classici profumi che funzionano, sono quello che la massa vuole e sono iper persistenti, hanno un bel carattere e sono buoni. Ce ne sono 2 o 3 che sono pazzeschi. Della scuola ne parli con un velo di schifo misto a tristezza. Diciamo che apparteneva quel capitolo a un Marco che non esiste più. Hai sentito Light Blue di Dolce & Gabbana o Intense? Beh, certo che l'ho sentito, Antonella. Lo provo? Lo provo. Abercrombie Fitch è buono come profumo? Vuoi l'onesta verità? A me non dice niente. Dino, ho 20 anni, non mi piace il lavoro che faccio, come si fa a capire la propria strada? Beh, porca miseria, Dino. Allora, innanzitutto hai 20 anni, quindi devi capire innanzitutto che hai tutto il tempo davanti, quindi dai 20 ai 30, secondo me, il fatto di provare cose, lo si capisce. E poi in realtà io andrei semplicemente a continuare a un lavoro di introspezione nel chiederti che cos'è che ti piace ora, cos'è che ti piacerà in futuro, se ci pensi durante il tuo letto di morte, cos'è che ti sarebbe piaciuto fare nella tua vita e quando eri piccolo, che cos'è che ti piaceva fare quando non avevi nessun condizionamento dall'esterno. Quindi mi prenderei un po' di tempo da solo, senza influenza dall'esterno, a veramente elencare cosa mi piace e capire qual è veramente il tuo ikigai, chiamalo come ti pare, non credo tanto nell'ikigai, però può essere utile per capire un po' la tua passione. E ti ripeto, per gente come me e te, probabilmente, perché se mi stai facendo questa domanda è un po' così, non è detto che la tua passione sia un'attività. La tua passione può essere magari anche semplicemente l'aiutare gli altri, può essere il risultato. C'è gente che si appassiona indipendentemente da quello che fa per il risultato. Io ho sempre pensato fosse un contro, quindi una mancanza, il fatto che dico, cavoli, ma non mi piace niente e allo stesso tempo mi piace tutto, quindi non riesco a scegliere. E invece mi sono accorto ultimamente che è una grande libertà, perché siamo capaci di non essere schiavi di quello che ci piace o non ci piace, cioè non per forza fare quello che ti piace o non ti piace, come tutti, ma in qualche modo sei libero di farti piacere quello che è necessario fare. Quindi un po' più di libertà, ecco, un po' più di consapevolezza in quello che scegli di fare, ma niente di male nelle passioni, anzi, io ammiro tantissimo chi ha una passione fin da piccolo e sa che quella è la sua via, la sua strada, eccetera. Quindi tanta roba, però allo stesso tempo non c'è niente di male neanche nel non avere una passione definita, quindi vai alla scoperta, provi nuove cose e allo stesso tempo prendi la vita un po' più alla leggera, quindi non pensare troppo nel cercare di dover trovare questo tesoro nascosto che non esiste. Fai quello che al momento ti dà energia, ti rende felice, vedrai che pian piano lo trovi, magari unendo anche i puntini all'indietro. DGC, interessante quest'ultima risposta. Grazie mille. Ragazzi, sono 33 minuti, io mi dispiace ma devo scappare. Grazie mille a tutti per live, grazie a te Dino, Dino Mirku, mi ha fatto molto piacere, grazie mille a tutti delle domande. Se avete qualsiasi altra domanda potete farmela o nei commenti qui sotto, lascerò questa live qui sotto, oppure andate su MarcoDele97 su Instagram e scrivetemi in privato. Mi scrivete in privato e io rispondo tendenzialmente a tutti, oppure nei commenti, in qualsiasi modo. Grazie mille ragazzi a tutti del supporto, grazie mille per essere iscritti se vi siete iscritti, è stato piacevolissimo stare qui con voi una mezz'oretta, devo farlo più spesso la live e basta. Rimaniamo in contatto, cercherò di fare più live anche sugli altri social, su Instagram eccetera. E basta ragazzi. A posto così? Thank you guys for watching, thank you for the support. If you have any other question in English, you can DM me privately on Instagram or you can leave a comment down below here. Grazie mille a tutti ragazzi e buona serata. Floriana, hai detto le cose bellissime, grazie mille. Scorpio, buona serata. A domani Marco. Ciao Floriana, a domani. Ciao, buona serata. Ciao Antonella. Ciao a tutti ragazzi. Buona serata. Ok. Sto vedendo come uscire. Ciao ragazzi. Buona